Dopo aver fatto visita a questo toccante museo, facciamo un giro per le strade della città, che è piena di statue, come detto molto kitsch, e davanti a noi abbiamo un grandissimo toro che, come vedete, viene toccato perché porta fortuna. Guardate come è liscio. Meno male che non è come quello di Milano, che gli toccano un'altra zona, se non erro, vero? Lì in teoria ci si fa il giro così, con il tallone. Esatto. Però ci sono anche tori dove gli vengono toccati. Esatto, era quello che intendevo. Qui abbiamo questo locale con ingresso fatto con una cabina telefonica. Chissà, forse l'hanno comprata insieme ai Pullman. Sì, gli piace lo stile London style. Intanto costeggiamo questa chiesa ortodossa che è in fase di ristrutturazione È tutta transennata. e facciamo tutto il corso centrale. E noi vediamo già una cosa che ancora voi non vedete laggiù in fondo, che è molto imponente. E siamo quindi arrivati nel centro geografico della città di Skopje, ovvero Piazza Macedonia, una piazza molto moderna con imponenti palazzi storici che si affacciano su di essa e centro nevralgico di tutta la città. Pensate, la notte vengono tutti illuminati creando un gioco di luci molto bello. Vedete, ci sono tantissime persone che adorano passeggiare in questa bellissima piazza. Questa alle mie spalle è la statua dello zar Samoi, ovvero lo zar Samuele, seduto col suo scettro in mano, è praticamente un eroe nazionale, diciamo così. È colui che costruì il castello famoso che abbiamo visto sul lago, vi ricordate? Oltre alla diatriba sul nome Macedonia del Nord rispetto alla Grecia, c'è anche un'altra diatriba da anni aperta, diciamo così. È la rivendicazione del personaggio di Alessandro Magno, questo guerriero che è a cavallo dietro le mie spalle in questa statua gigante che è alta oltre 30 metri. La Grecia rivendica, diciamo così, Alessandro Magno, così come lo fa altrettanto la Macedonia del Nord. Quindi, per evitare ulteriori discussioni, questa statua viene chiamata il guerriero a cavallo. E in sottofondo, voi non lo sentite, ma noi stiamo percependo il canto del muezzin, anche qui in Macedonia. Pensavamo non cantassero, invece cantano. Sì, proprio ora che è l'ora di pranzo. È l'ora di pranzo, mezzogiorno, e quindi canta. no, e quindi si mangia poi. Ah, ecco, no, vabbè, niente, scusa, no, ancora non lo conosco, mannaggia. Non lo so, io ho un certo langurino, stamani siamo anche alzati presto. Ma siamo in tour della città, scusa, godiamocelo, poi si mangerà dopo. Appunto, godiamocela. Come possiamo leggere qui abbiamo i resti della casa natale di Madre Teresa di Calcutta, nata qui il 26 agosto 1910. E quello era il suo nome, cioè Gonza Bojadzsiu. Credo di averlo pronunciato bene, lo so che probabilmente non si dirà così. Addirittura si vede ancora dei resti del muro. Adesso attraversiamo il ponte di pietra, l'antico ponte di pietra, e guardate qui accanto il museo archeologico della Repubblica di Macedonia.
Alle mie spalle, come vi accennava Fede, c'è il ponte di pietra, che è stato costruito dagli Ottomani nel XV secolo ed è di fatto il simbolo della città, tanto da essere riportato anche sullo stemma cittadino. È anche un simbolo perché, diciamo, idealmente lega le due sponde del fiume Vardar e lega il nucleo, cioè Piazza Macedonia, quella che abbiamo appena visitato, con l'area del vecchio bazar. Mentre attraversiamo il ponte notiamo che ce ne sono tantissimi di altri ponti, quindi è facile attraversare la città da una parte all'altra, oltre ad esserci tantissime statue. L'abbiamo detto anche prima, però qui proprio c'è la concentrazione massima, sembra di stare in un museo. Comunque per me è una città molto bella. Te che ne pensi? Si notano questi forti contrasti, cioè c'è l'edificio ristrutturato, a volte sinceramente di dubbio gusto, moderno, molto moderno, e a fianco c'è magari l'edificio decadente, quindi insomma ovviamente sul gusto architettonico qualcosa avrei da ridire. Purtroppo non sono un'intenditrice, non sono un architetto, però ecco, qualche edificio nì. Però nel complesso il centro, soprattutto la Piazza Macedonia, questo ponte è molto bello. Poi ovviamente dobbiamo ancora fare la parte della zona del vecchio bazar, che davanti a noi, ora la raggiungiamo. e questa davanti a noi è la Fontana Olimpia, che è la madre di Alessandro III di Macedonia. Praticamente racconta la sua storia, da quando era incinta a quando gli è nato il figlio Alessandro. E questa fontana gigante, continua la serie delle fontane appunto, è in onore di Filippo II di Macedonia, una storica figura appunto per questo paese. Allora siamo arrivati all'ingresso del quartiere del vecchio bazar e questi dietro di noi sono i bagni Davut Pasha, ovvero il complesso di bagni turchi di Skopje. Furono commissionati da Davut Pasha tra gli anni 1467 e 1497. Durante la loro storia hanno subito molti incendi, saccheggiamenti, devastazioni e terremoti, tra cui quello più devastante è stato quello dell'anno 1963. Sono stati fortunatamente risanati e ricostruiti e dall'anno 1948 ospitano la Galleria Nazionale di Macedonia. Non poteva essere quartiere turco senza un bel kebab, un doner kebab. Ting! Quindi con il pollo e pieno di qualunque cosa vi possa venire in mente. Soprattutto perché Fede aveva già annunciato che aveva fame, non riuscivamo a tornare da Charlie, magari sveniva prima e quindi abbiamo fatto il fermino. Anche perché ci sono rimaste un paio di cose da vedere e quindi si andava troppo là. Guardate che bontà, buon appetito! Buon appetito! Spettacolare, Buono! bello speziato, un sacco di roba c'è.
Anche qui abbiamo tantissime gioiellerie, come ormai siamo abituati a trovare in questi bazar, e tanti locali dove poter mangiare e tante vie dove potersi perdere. Qui oltre agli ombrellini hanno messo anche tutti gli aeroplani, guarda là. Ah, guarda che bello. E qui è bello perché ci sono vicoli da tutte le parti. Lì abbiamo la moschea, di qua abbiamo altri vicoli del vecchio bazar. Ci troviamo proprio nel centro dell'Old Bazaar, ovvero l'antico bazar. Questo bellissimo quartiere molto affascinante con tutte le viuzze, con questi negozi di ogni tipo. Pensate che è, dopo il bazar di Istanbul, il bazar più grande di tutti i Balcani. E qui abbiamo la moschea di Murad Pasha. Andiamo a vedere al suo interno. Abbiamo anche tanti articoli di fattezza albanese, perché abbiamo l'aquila su tutti i prodotti e la bandiera albanese. Le aquile, perché sono due. Chi riconosce questo tizio? Scrivetelo nei commenti. Chi è? Chi è? Chi è? Vabbè, è facile, c'è la bandiera accanto, però. Entriamo all'interno di questo edificio. Verdi. Oltre al bazar all'interno del vecchio quartiere ottomano abbiamo anche un altro bazar esterno che si chiama il Bit Bazar. Facciamo un ingresso e anche qui ci si perde nei vicoli. Sì. Oh, guarda qua. Ah, ma è gigantesco. Te l'ho detto. È un labirinto, E ci poi c'è di perdiamo. tutto, È un labirinto, sembra essere tornati in Turchia. Gigantesco. E c'è anche frutta e verdura. Parte frutta. Sì, sì, guardate. Frutta e verdura. Guarda la roba che c'hanno. Ma era inaspettato, è incredibile. Guardate di qua. Madonna. Ah, no. È gigante. Che spettacolo. In un attimo siamo arrivati alla frutta e verdura. Guarda Tutta là. la roba appesa, guarda qui. Guarda come. Peperoncini. Questo non ce lo aspettavamo davvero. No. Pensavamo di aver finito il giro della città e ci siamo sentiti piombare in un altro mondo. Sì, guarda le spezie, che bellezza. Ma è gigantesco. Qui i cosi, le dolciumi. Questi che sono tutti Peperoncini mi pizzicano l'occhio. peperoncini, ma guarda quanti ce n'hanno. C'è un sacco di prodotti. Questo è il mega bazar, ma guarda dove arriva. Ma è infinito, non finisce più. Destra. Questo c'è la frutta. Guarda qua i formaggi come li tengono esposti. E questo con la frutta o più peperoni? Non capisco. Questa sarà frutta. Signore se la dorme, ha tanta ragione.
is open? Yeah, Imam. Imam. Mosque. Okay. Tower, 1 clock in Balkan. Ah, Tower. Ah. Clock. To 105 to step. Stepenica. Ah, 105. wow. è alta. Very Alta. tall, very Very- tall. Very big side. Ok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Turkish. We visit Istanbul and Turkish last year. Yeah, Anno to scorso. moja familia u Istanbul, Beykoz. Ah, Beykoz, Bayrampaşa. Beautiful Esenler. city. 33 in Skopje, Mosque. Italy. ok. Italy. Italy. Vai. Perugia. Perugia. Beautiful city. To Osmanlıca Kadıköy. İstanbul'da. Kadıköy İstanbul'da. Aha. Bu Arapça, Arabik. Arabik bu Sultan Murat. Ok, Sultan Murat. second. Ah, Sultan Murat. Sultan Second. Murat Second. Second. E allora andiamo a vedere questa moschea. Wow, questa è bella, bella grande. È la più grande di tutta Skopje. Abbiamo fatto gente. Abbiamo trovato il signore che ha vissuto a Perugia, ci ha fatto un po' da guida. Ha Questa è detto che questa moschea è la più grande di tutta Skopje. Sultan Abdul Hamid. Ah, Ah, Klo. Ok. ah, 120 years. Ah, So this old. Teşekkür. 1200 anni. Mecca. La Mecca. Mecca. Over East Russia. Ris? West Italia. Roma. Roma. Perugia. Perugia. North Germania. South Mecca. 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 La ah. Mecca. So, The direction when you pray. So when Ok, pray. ok, when you So pray. 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 Mhm. Over name familia na Prophet Muhammad. 10. Ah. 10. Ten. 10 familia. Talha, Abdurrahman, Ebu Beyde. Ah, 1, 2, 3. Ah, If 3, 6. Ah, ok. So over All family. familia. Zubair, Said bin Waqas, Said bin Zaid, 6. So, Capito? Il segretario che veniva di Bilal, Binar, che Bilal, Bilal. Etiopia, Addis Abeba, Che ven- segretario del Prophet Muhammad. del profeta Mohammed Mohammed. che veniva da Addis Abeba in Addis Etiopia. Abeba, Allahu Akbar, because Allah, Allah Avan. Ok. Sì, sì, dice grande Allah, grande Allah. So, Mecca. Verso la Mecca. No, Arabic. Arabic. Arabic, Urdu. Oh, Urdu, to. difficult. Arabic, Urdu. Ah, Ah, questo è Masr. egiziano. Masr, È tutto il Corano. Turkish. Tutte le versioni del Corano. sì, sì. Turkish. Turkish. Albanish. Ah, In Kosovo. Siamo esattamente sotto alla torre dell'orologio, che sorge nel punto esatto dove una volta sorgeva il monastero di San Giorgio, che però purtroppo è andato distrutto durante l'assedio ottomano nell'anno 1392. Fu seriamente danneggiata da due eventi sismici importanti, uno nel 1683 e quello successivo nel 1963. L'orologio originario venne, pensate un po', importato dalla città ungherese di Seghedino, datato anch'esso metà del 1500. Ovviamente durante il periodo del sisma anche l'orologio ungherese, diciamo così, andò distrutto, tant'è che successivamente ne venne installato un secondo di origine svizzera. Questo avvenne recentemente, cioè nell'anno 2008, ma pensate un po' che la sfiga ha voluto, poveretti, che l'anno dopo dall'installazione un fulmine ha colpito l'orologio e ha smesso di funzionare. È costituita sostanzialmente da queste parti in mattoncini rossi fino ad arrivare sulla sommità, che c'è una cupola a cipolla che contiene le campane. Se proprio volete farvi una bella salita, dovete fare 150 scalini su una scala di legno che sale fino alla sommità. Ultima tappa prima di tornare dal nostro Charlie, la bellissima fortezza di Skopje. Per la precisione viene chiamata Skopso Kale. Si pensa e si attribuisce la costruzione di questa imponente fortezza all'imperatore Giustiniano I, ovviamente riferita al periodo bizantino. Si trova sul punto più alto, sulla sommità, quindi su questa piccola collina che domina l'intera città di Skopje e la vista sul fiume Vardar, naturalmente. Per la costruzione venne utilizzato calcare giallo e travertino,
che così i testi riportano, furono presi dalla vicina città romana di Scupi, che anch'essa fu distrutta da uno dei terribili terremoti. Quindi di fatto fecero un'opera di riciclo. Anche la fortezza ha subito il famoso terremoto dell'anno 1963 ed è stata parzialmente distrutta, ma fortunatamente poi le opere di ristrutturazione sono andate avanti negli anni e tuttora pare che gli scavi intorno vadano avanti da circa 10 anni. Perché da questi scavi diciamo, sono venuti alla luce degli strumenti a fiato molto particolari e degli ornamenti, tutti fatti di argilla, che risalgono ovviamente a migliaia di anni fa. Oggi ovviamente è un'attrattiva turistica, i visitatori possono entrare all'interno della fortezza e vedere, diciamo, la parte superiore percorribile a piedi, che è circa lunga 120 metri, e possono essere visitate un paio di torrette. Molto spesso durante il periodo estivo si svolgono degli spettacoli teatrali all'interno di questa bella fortezza. Noi però proseguiamo dal nostro fido e amato Charlie, perché abbiamo i piedi fusi. Amici sfiancati, coi piedi che fumano, ma siamo di nuovo su Charlie, stiamo lasciando la capitale Skopje. Abbiamo fatto 8 km. 8 km, ebbene sì, e ora si sentono tutti. Abbiamo i polpacci e i piedi che fumano. Abbiamo però deciso di diciamo, avvantaggiarsi un po' con la strada e dormire un po' fuori del caos di Skopje. Domani ci aspetta, lo dico? Diciamolo, lo diciamo? Lo diciamo? Una? Domani ci aspetta un nuovo confine, ragazzi, attraverseremo una nuova frontiera, perché abbiamo un conto in sospeso e bene sì, e vogliamo andarci. Questo vialone ci porta fuori da Skopje, da una parte Atene, l'altra Belgrado e l'altra Veles. Quale sceglieremo, ragazzi? Scrivetelo nei commenti, vediamo se indovinate dove andremo. Atene, Belgrado, Veles. Oppure questi pazzi dei tickets avranno aggiunto un'altra destinazione che non è fra questi cartelli stradali? Chi lo può sapere? Sono aperte le scommesse. Sono aperte le scommesse. Vi possiamo dare una dritta. È una nazione che abbiamo già visto, ma abbiamo un conto in sospeso e ci vogliamo tornare. No, non lo riprendiamo. Spellati, conci, guarda, e un altro era là così, ma ci sono gli animali nel mezzo, ho visto c'era un altro canino che raspava lì, guarda qui, e c'era un altro cucciolo che raspava lì, guarda un altro cane lassù, cioè io ti giuro mi si chiude lo stomaco, non so dove mi trovo, è talmente scioccante che, cioè, la bruciano, chiudi tutto, di qui stanno bruciando, fa veloce perché fa male respirare sta roba. No, ma non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Davanti agli animali. Io sto sconcertata, ragazzi.
Ragazzi, abbiamo trovato un posto dove passare la notte, Molto siamo tranquillo, stanchi pare. perché oggi è stata una giornata intensa e domani varcheremo il confine con la Bulgaria. Rientriamo ragazzi in Bulgaria per la seconda volta. Per chi non lo sapesse, ci siamo già stati, abbiamo fatto la fascia, diciamo, che Sul Mar Nero. costeggia il Mar Nero, quindi poi siamo scesi direttamente in Turchia e abbiamo proseguito per la Grecia. Per chi insomma volesse vedere i video, ci sono sul canale, trova sul canale. Esatto. Quindi abbiamo saltato, diciamo, quella che era la parte occidentale. In questo momento per noi è vicina, perché è molto vicina il confine, Skopje è il confine con la Bulgaria, e altrettanto vicina è la città, la capitale di Sofia, Esatto. che vogliamo andare a vedere. Quindi domani varcheremo il confine e andremo subito a Sofia, però la visiteremo il giorno successivo perché comunque dobbiamo sistemarci, trovare Esatto. il posto dove alloggiare, e quindi non vi resta che iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Sembra il minimo, mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il tour di oggi, e continuare a seguirci perché i tickets vi portano nuovamente in Bulgaria e a visitare la capitale di Sofia. Un bacio ragazzi, grazie di essere stati con noi, iscrivetevi al canale, un pollicione è gradito, grazie ancora a tutti, al prossimo. ciao! Ciao! Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but